Ciao Giuseppe, io sono Marco Bisio e questa sera siamo qui con Giuseppe Mosco. Ben trovato. Grazie Marco. Grazie a te. Allora, dobbiamo parlare con piacere di un testo che tu hai pubblicato in realtà un po' di mesi fa, che è Guerre spaziali sul pianeta Scuola. E me lo sono letto, poi riletto naturalmente. C'è una prefazione dell'editore Nicola Bizzi, poi magari Ringrazio, scusami un attimo, ringrazio anche la casa editrice Aurora Boreale che mi ha dato la possibilità poi di potermi esprimere investendo su questo libro, insomma. certo, la ringraziamo anche noi che chi vi parla ha letto diverse cose edite da Aurora Boreale, una casa editrice che fa sicuramente un lavoro importante in questa epoca storica che insomma ci sembra un po' scuretta, ecco, no? E quindi poi da quella chiacchierata che ci siamo fatti anche per telefono ho compreso che tu, Giuseppe, già da molti anni svolgi un'attività, mi pare, innanzitutto come sociologo e Sì. un'attività nell'ambito, nella sfera dell'educazione dei ragazzi, ma Sì. lascio a te spiegare un po' questi aspetti, così poi capiamo meglio. Io ho iniziato nel sociale negli anni 90 e un po' come nella pubblicità, io in un villaggio mai, no? Ho iniziato proprio il mio percorso e la mia carriera così, cioè, c'era un mio amico che lavorava con i ragazzi disabili e non sarei, cioè guardandolo lo invidiavo, dicevo come fai? Io non riuscirei mai, no, a fare questa cosa, io con un ragazzo disabile non riuscirei mai a lavorarci. E quindi poi invece poi osservando eccetera ho iniziato questo percorso, ho iniziato a seguire ragazzi che avevano difficoltà ed avevano forme autistiche, su sedia a rotelle eccetera. E poi successivamente, il mio percorso è continuato sempre in questo modo, cioè ho fatto un corso di operatore di strada in effetti e lì ho approcciato a categorie come quelle dei tossicodipendenti, malati di mente, è sempre la stessa cosa, io non riuscirei mai a lavorare con questo tipo di disagio. Poi ho fatto delle esperienze in comunità, sono stato anche diverso tempo, insomma, ma proprio per crescere come educatore in queste strutture. Il paletto più grande è stato quello dei minori, no? Arrivare, e anche lì, cioè io con i minori non riuscirei mai a lavorarci. E invece poi il mercato, tra virgolette, mi ha portato proprio a lavorare con i minori perché in effetti i fondi che arrivano per i ragazzi disabili, i fondi che arrivano per i tossicodipendenti e per altri tipi di disagi sono inferiori e quindi poi per chi vuole svolgere questa attività di educatore c'è maggior spazio e maggior occupabilità insomma in questo campo. E lavorare coi ragazzi, soprattutto di Napoli, non era una cosa facile. E quindi in effetti inizialmente ho molto osservato, ho molto cercato di capire. Nel contempo stesso praticamente, finito il diploma, che era un diploma tecnico che non mi piaceva, infatti, non mi piaceva neanche studiare, eccetera, ho scelto sociologia perché negli ultimi anni delle superiori, studiando Machiavelli, studiando tutta una serie di cose, mi era venuto il fascino poi. E all'università una cosa che hanno detto che mi ha sempre colpito è che chi studiava psicologia non era contento di sé, chi studiava antropologia non era contento di sé e della società e chi studiava sociologia non era contento della società. E io in effetti sono sempre stato uno non molto contento della società in cui viveva, cioè negli anni 90 ero una global, no? Cioè, vedevo questo spauracchio della globalizzazione che oggi poi ha tolto definitivamente la maschera, no? E ci ha mostrato dove vuole arrivare, cosa vuole, che fini ha in effetti. E anche quel mondo poi è stato infiltrato, no? Come raccontato da molti, e quindi praticamente i no global sono diventati global, eccetera. La mia esperienza nelle comunità è stata attraverso la crescita è avvenuta attraverso i ragazzi difficili, no?
perché però mi hanno insegnato a come dialogare con i ragazzi invece che, tra virgolette, approcciavano a te perché avevano bisogno di aiuto, quindi ti seguivano, eccetera. E in effetti, magari quando uno ha a che fare con un ragazzo difficile, un ragazzo che ha degli atteggiamenti anche a volte insomma forti, usa le mani, eccetera, tu prima di interagire con lui ci pensi 2, 3 volte, pensi le parole giuste, eccetera. Invece con un ragazzo più semplice certe domande non te le fai, no, intervieni e pensi che tutto sia sia così buono, ottimo, eccetera. E invece col ragazzo difficile tu ti poni, dici: "No, ma io mo se dico questa cosa magari lo faccio, arrabbiare, mi rompe tutto qui", eccetera. E osservando poi anche i miei colleghi, ho sempre visto che, avevano un approccio con i ragazzi difficili e un approccio diverso invece con, i ragazzi, tra virgolette, "più semplici". Vedevo che con i ragazzi difficili, come si dice a Napoli, si misuravano la palla, no, nel senso che comunque sto attento, vedo cosa dirti, e con l'altro invece magari cacciavano il peggio di se stessi. E quindi ho capito in verità che il vero educatore è quello che sa avere a che fare con i ragazzi semplici, perché in effetti, nell'avere a che fare con i ragazzi semplici tu significa che hai fatto un lavoro forte su te, quindi non porti parti tue nell'intervento, ma porti quello di cui il ragazzo ha bisogno. Successivamente un intervento, se lo posso raccontare, un intervento che mi Certo. ha segnato proprio la vita è stato la vita professionale. Lavoravo in una comunità, era un centro di prima accoglienza del comune di Napoli, arrivavano soprattutto ragazzi immigrati, ma ogni tanto arrivavano anche italiani che erano o in area penale o venivano tolti ai genitori, eccetera. E in un periodo c'era un ragazzo grande come me, io sono abbastanza alto, fisicamente si chiamava come me Giuseppe, ed era un ragazzo che comunque cercava di dare una mano, cercava perché poi, ci sono anche delle attività di quotidianità, no, dove in cui uno, fa delle cose con i ragazzi, si cucina assieme, si va a fare la spesa. In quel periodo però la spesa noi non la facevamo, perché arrivava un fornitore che ci portava questa spesa che, era praticamente noi avevamo la struttura al quinto piano senza ascensore e nel palazzo c'era un pozzo luce. Allora, quando arrivò questa spesa i ragazzi perché poi erano bravi insomma, si affrettavano a darci una mano a prendere le cose, eccetera, e qualcuno le cose più leggere calavamo quello che a Napoli chiamiamo il paniere, no, sarebbe il cesto che si cala giù con la corda e le cose più semplici tiravamo sopra. Questo Giuseppe lo guardai e vidi che stava pensando di siccome avevamo preso delle enormi taniche d'olio, stava pensando di attaccare alla corda le taniche d'olio, no, e tirarle per 5 piani con questa corda. E io dissi: "Guarda Giuseppe, non la fare questa cosa perché se cade si rompe tutto", no? E lui praticamente in un attimo io di distrazione, perché poi uscii fuori, mi misi a parlare col fornitore perché doveva darci la fattura, eccetera. Mentre stavo rientrando nel pozzo luce sentii un boato enorme, praticamente lui che aveva fatto, aveva attaccato questa tanica d'olio per 5 piani su questa corda, che era caduta giù, aveva fatto un boato enorme, tutto l'olio a terra, una tanica di 10, 15 litri, insomma una cosa del genere, un boato poi in tutto il pozzo luce e mi fece arrabbiare tantissimo questa cosa. Quando arrivai sopra, il ragazzo era mortificato per quello che aveva fatto, perché io l'intervento in effetti l'intervento l'avevo fatto prima, dicendo: "Non la fare questa cosa perché" qualora lui l'ha sperimentata questa cosa e gli è venuta male, lui ha capito il mio intervento. L'errore però dove sta? È stata da parte mia che, preso da frustrazioni praticamente, sono andato verso di lui e ho detto: "Ma che cavolo hai fatto? Io te l'avevo detto pure", no, sono stato anche molto arrabbiato con lui. Questa cosa lui siccome era veramente, dispiaciuto per l'accaduto, lo ha turbato tanto e in serata praticamente distrusse tutto quello che c'era da poter distruggere nella casa, perché venì fuori qualche parte di sé. E là ho capito che Mh-mh. l'errore è stato mio, cioè nel senso che se fondamentalmente il mio intervento sulla questione c'è stato prima, no, è avvenuto, tu sei mortificato, perché poi io le mie frustrazioni te le devo girare su di te? E quindi questo Certo, sì, sì. ragazzo mi ha fatto crescere molto e da quel momento in poi
ho capito, no, una cosa in più che ho sempre poi utilizzato nel cercare di non mettere le mie parti di frustrazioni nel discorso, ma cercare di capire l'altro dove sta. Molti insegnanti invece non la fanno questa cosa, cioè magari un ragazzo si trova a commettere una piccola sciocchezza in classe, è mortificato e sulla mortificazione, come ho fatto io, l'insegnante interviene e ci mette la sua frustrazione, la sua rabbia, scarica alzando la voce, urlando, eccetera. Certo. E quindi poi questo ha segnato il mio percorso e ho sempre cercato di mettere queste mie parti che ci sono, perché tutti quanti noi magari abbiamo una vita personale, eccetera, e cercare poi di capire l'altro dove sta, perché tutto sta nel capire l'altro dove sta. Ed è quello che poi non avviene a scuola, cioè l'insegnante a volte non capisce l'altro dove sta, non capisce Mm. da dove proviene, che percorsi ha effettuato nella sua vita, che tipo di famiglia ha. Cioè noi gli insegnanti, la cosa che ho scritto nel libro, distinguono soltanto ragazzi educati con ragazzi maleducati. Io forse il ragazzo difficile lo comprendo perché non sono stato sempre uno che è andato benissimo a scuola, no? Peraltro in tarda età ho scoperto poi di essere disgrafico e dislessico, no? E infatti il mio libro riesco a leggerlo, nonostante l'ho scritto io, riesco a leggerlo soltanto sul computer, no? Ho difficoltà a leggerlo sul testo stesso. E infatti poi nel libro parlo anche di questi ragazzi difficili, dico una serie di cose, eccetera. E mi rivedo molto in questi ragazzi difficili, perché comunque ho avuto le mie difficoltà scolastiche. Peraltro io ho frequentato l'università per molti anni, perché poi contemporaneamente lavoravo, eccetera, e distinguo il mio percorso universitario in due situazioni diverse, cioè la prima non digitale e la seconda digitale, no? Nel senso che nella parte non digitale io per leggere un testo avevo difficoltà, come se vedevo tutte farfalline praticamente, avevo difficoltà e quindi per comprendere una pagina magari ci mettevo più di una persona che non vedeva queste farfalline. Però questa cosa poi mi ha aiutato anche a vederla, questa cosa negli altri. Quindi quando trovavo un ragazzo che aveva questo tipo di difficoltà, la riconoscevo e sapevo come aiutarlo. Poi c'è stata la seconda parte, invece quella digitale, in cui i libri ce l'avevo in digitale, riuscivo a leggerli perché non so, questo bianco che poi mi viene da dietro alla scrittura mi dà la possibilità di scorrere più facilmente, mi entrano meglio in testa, non te lo so dire qual è il fenomeno, però poi alla fine quando vedi poi i programmi dei disgrafici o dei dislessici, in effetti prevedono il digitale per superare Sì. proprio queste problematiche, come quelli che soffrono di discalcolia e l'utilizzo della calcolatrice, eccetera. E quindi il mio percorso è stato così, quello universitario, cioè è successo qualcosa che mi ha accelerato poi la comprensione di quello che leggevo, eccetera. Peraltro anche rispetto alla scrittura di un libro, cioè, c'è stato quel percorso. Io non riuscirei mai a scrivere un libro e poi mi sono ritrovato, insomma, grazie sempre Certo. al digitale, perché probabilmente se avessi dovuto scrivere carta e penna, magari forse con una macchina da scrivere ci sarei riuscito, ma non sarei riuscito, insomma, carta e penna a scrivere un libro. Invece col digitale cancello, faccio, vedo, c'ho un quadro della dinamica che mi entra nel cervello diversamente, insomma. Certo. E E poi i contenuti sono, voglio dire, sono di spessore, quindi le idee ce l'hai ben chiare però, al di le là idee della sono di scriverlo. sono uno che osserva molto, insomma, sia le dinamiche sociali, sia le dinamiche relazionali. E in tutto questo percorso c'è stato un percorso in cui ho fatto l'operatore di strada, l'educatore di strada a Napoli, ho lavorato in quartieri come Scampia, come Piscinola, come Poggioreale, eccetera, quartieri molto particolari. Stare per strada in questi quartieri non è semplice, quindi o sei preparato, ma preparato nel senso che ti ho detto prima, cioè nel senso che uno non deve portare le sue frustrazioni, ma deve essere pronto a comprendere l'altro dove sta, o soccombi. E ho visto molti colleghi anche essere presi a coltellate, perché in effetti, cioè, se io entro in una dinamica con una persona e sono simmetrico, fondamentalmente poi che cosa mi riserva l'altro, la sua simmetria anche lui. E quindi anche questa esperienza mi ha arricchito molto. Con maestri di strada ho collaborato con le
scuole e ho avuto modo di vedere poi questo fatto che nonostante i programmi scolastici prevedono l'idea di un bambino al centro, portano gli autori che comunque ho descritto nel libro, eccetera, però poi alla fine è come se mancasse qualcosa che incolla le due situazioni, no? Cioè il bambino non rimane al centro, cioè quello che vale è l'istituzione caserma, no? Cosa che dico nel libro, cioè la scuola è una caserma dove il bambino non è il centro del progetto, ma è qualcosa da poter anche sacrificare per il progetto stesso. Vabbè, Certo. alcuni Eh sì, guarda. vabbè, ne parlo in maniera più specifica nel libro, parlo di catene di montaggio, di prodotto da consumare, cioè il bambino diviene in questa struttura caserma dove vengono ordini dall'alto e scendono verso il basso, diventa praticamente soltanto un punto della catena di montaggio di un sistema. Io peraltro sono sistemico relazionale, cioè nel senso che credo molto, vabbè, la società è come un albero in effetti, no? Lo Stato è un albero, poi c'è la famiglia che è un ramo, che ne so, gli educatori, la scuola sono altri rami, eccetera. E come dice quel detto che la mela non cade mai lontana dall'albero, in effetti, noi ci ritroviamo dei ragazzi perché il nostro tipo di società è così, quindi crea famiglie del genere e crea comunque istituzioni come la scuola del genere, no? Per molti anni ho pensato che comunque fosse soltanto un problema di ignoranza, cioè nel senso che oppure di applicabilità delle questioni, cioè nel senso che magari da dove partono a monte fino ad arrivare a valle qualcosa si perde, invece no, e quindi poi il bambino rimane solo, isolato e perso e quindi poi finirà o nella devianza o finirà in qualche catena di montaggio a fare qualcosa in cui si sente inutile, eccetera. E sistemico relazionale significa che non lavoro molto sui ragazzi, ma lavoro su me stesso, no? L'ho detto anche prima. Lo scenario è dentro di me, cioè se lo risolvo dentro di me, poi lo risolvo anche ai ragazzi. E le prime volte che avevo uno psichiatra molto famoso che è Guelfo Margherita, che ci seguiva in queste cose e ci raccontava queste cose, cioè questa doppia dimensione, no? Che il problema che viviamo esternamente con i ragazzi non è esterno, ma è dentro di noi. Ridacchiavo un po', no? Ridacchiavo, dicevo, ma io tengo il problema esterno, ma che c'entro io dentro, no? Fino a scoprire poi che invece era così. E nel momento in cui ho risolto quel bambino là dentro di me, ho risolto tutto il campo pedagogico. E quindi da lì poi come educatore ho iniziato ad avere meno problemi, ad avere ragazzi che fondamentalmente mi rispettavano, ma non è che loro mi rispettavano, cioè ero io che per primo rispettavo loro e quindi poi avevo questo feedback di ritorno. Spesso invece gli insegnanti per principio, per ruolo, cioè tu mi devi rispettare. No, non è così. Cioè, Certo. eh, Sì, sì. ehm, e quindi nascono poi dinamiche di incomprensioni, di dinamiche di abbandono, perché la scuola è la prima che abbandona i ragazzi alla strada, a se stessi, eccetera. Forse è il momento di dare anche un'occhiata alla bella copertina del tuo libro. Credo che ci sia un contributo filmato che può andare in onda. Guerre spaziali su Pianeta Scuola è il libro di Giuseppe Mosco, educatore e sociologo, e proprio queste due essenze hanno reso possibile una disamina lucida, razionale e allarmante del pianeta scuola ai tempi attuali. Giuseppe Mosco usa una metafora attraverso una storia fantasy che fotografa l'allarmante attacco di alieni al pianeta scuola, fucina del nostro futuro. La scuola resta luogo deputato alla formazione dell'adulto cittadino di una terra che sembra sempre più manipolata, controllata da forze alienanti più che aliene, che in modo nemmeno poi tanto velato hanno messo in atto un vero e proprio attacco alla cultura e identità nazionale, sottendendo a una cancellazione totale in nome di ideologie woke, gender e green che ci riportano a una sterile omologazione. Lo spazio e il tempo si svuotano, perdendo di vista la dimensione umana. Lo spazio vitale del bambino stesso è oggi completamente riempito di impegni, impedendogli di annoiarsi e sviluppare la conseguenziale fantasia del riempire a proprio piacimento
quegli stessi spazi. I luoghi ludici che un tempo erano la strada, il cortile, come ci dice l'autore, che permetteva di esplorare liberamente dinamiche relazionali e spaziali, oggi sono sostituiti da luoghi virtuali, asettici, sterili. Lo svago è programmato, il genitore tende al controllo fittizio se si permette poi al bambino di navigare in una rete insidiosa senza gli adeguati strumenti di difesa. Una società modello Matrix oggi corre veloce verso il progresso tecnologico e l'uomo, la sua cultura e le credenze che ha, rappresentano per chi le pilota soltanto un freno a tale evoluzione. Da qui la necessità di destrutturare la religione, la scuola e la famiglia non funzionali al macrocapitalismo che ci vuole svuotati di appigli identitari che ci renderebbero più forti. La scuola, in questo contesto bellico, ha il dovere invece di ripuntare sull'allievo, puntando sullo sviluppo di uno spirito critico e un'autonomia di giudizio capace di leggere la realtà cangiante con un approccio non omologato ma individuale. Le guerre spaziali sono innescate dalla globalizzazione contro la coesione sociale su scala locale, innescando la disintegrazione delle reti protettive. In una società sempre più liquida si viene inghiottiti dal consumismo, con l'illusione che, potendo comprare, si diventa parte della modernità. Nel seguire il mainstream si diventa progressisti, di questo i giovanissimi se ne convincono. In realtà l'individuo diventa sempre più solo in spazi e contesti aridi, in non luoghi realmente condivisi da simili, ma soli, non sono identitari, relazionali, culturali e storici. La tendenza politica verso un tempo scuola infinito, dove adulti più o meno consapevoli riempiono di significati da un lato, ma gli stessi svuotati di significati veri. L'ozio, l'attesa, la noia è bandita, non è permessa, come di conseguenza bandita è la fantasia e il tempo prezioso di riflessione autonoma, che permette di guardare dentro di sé la realtà fuori di sé in maniera quanto più oggettiva e personale possibile. Con l'avvento poi dell'intelligenza artificiale, anche a scuola, l'alunno diventa solo contenitore e fruitore di nozioni senza il passaggio relazionale tra umani, il calore, il rapporto affettivo emozionale attraverso cui avviene l'apprendimento. La scuola, in quanto istituzione, tende a omologarsi ai voleri dei poteri forti, che necessitano di soggetti non pensanti e formati per capitalizzare. Da qui la predilezione della STEAM, del coding, del pensiero parcellizzato, finalizzato a una risoluzione senza pensiero autonomo, gli invalsi con i test a risposta multipla, la riduzione dello studio della storia e della geografia, commutate in geostoria per decontestualizzare il bambino, incapace a collocarsi in uno spazio-tempo definito. Viviamo una fase di transumanesimo che può essere arrestata con una forma di resilienza, consapevolezza, di autonomia, ci suggerisce l'autore. L'autonomia per non diventare automi. Direi molto chiaro questo contributo, che tra l'altro mi dà lo spunto per una domanda in più. La cornice del tuo testo è questo racconto fantasy, per cui questi alieni invadono il pianeta scuola, ma se dovessimo dire chi sono, fuori di metafora, gli alieni che stanno invadendo tutta la società, in particolare la scuola, come possiamo identificarli questi alieni? Li chiamo saturniani perché in effetti non sono neanche i nostri politici sono soltanto burattini governati da queste persone. Veramente sono molto sopra di noi e quindi sopra l'umanità, sopra l'umano, e quindi la parola aliena secondo me c'entra benissimo. Quello che stiamo vivendo è una storia fantasy, no? Modello Matrix che ci sta conducendo a tutta una serie di cose che sono poi la perdita degli spazi tipo il cortile, degli spazi di autogestione dei bambini, la perdita poi
della possibilità di esprimere ciò che si vuole, la perdita anche di fare scelte sanitarie che si vogliono, perché noi l'abbiamo visto poi nel 2021 e purtroppo la scuola anche a questo si è piegata, nonostante, e lo dico nel libro, nonostante si parla di autonomia scolastica, la scuola aveva degli strumenti per poter dare una bella risposta a questi che stanno in alto, e invece in effetti hanno fatto politica, hanno fatto spallucce con il sistema e si sono divertiti un po' come facevano i delatori in passato, nel 1945, a denunciare che non faceva parte di certi discorsi. E quindi chi sono queste persone in alto? Non sappiamo forse chi sta proprio in alto, eccetera, però sicuramente ci sono diverse famiglie importanti che sono l'1% della popolazione mondiale e posseggono il 99% delle risorse. Con questo 99% sono riusciti a mettere le figure giuste e comprarle, posizionare proprio come un'unica mano che gestisce proprio tutto il teatrino dei burattini che arriva fino a noi, no? Noi siamo le marionette dei burattini, no? Tra virgolette, almeno chi è che si fa utilizzare come marionetta, no? E quindi decide ogni politica, decide ogni situazione che poi possa essere favorevole a quel 99% di fatturato, di potere economico, politico, eccetera, che rientra in quell'1%. Ma non ci sono solo queste dinamiche, io quando parlo di Saturniani, Saturno sappiamo tutti quanti bene che cos'è e chi è, insomma, sono persone che adorano Saturno, poi andatevelo a cercare chi è Saturno. Nel 2020 abbiamo capito che la televisione ci ha mostrato certi meccanismi come micro, invece sono dei meccanismi molto molto grandi, e sono meccanismi in cui tu o ci entri o non puoi far parte di quell'elite che poi di burattinai che hanno la potenza economica e hanno poi la potenza per dirottare intere masse, no, quella fiumana di cui ci parlava Verga. Sì, ecco, però in parte l'hai già sfiorato tu. In questa situazione apparentemente sembrerebbe di non avere sbocchi per noi povere persone del popolo, ma in realtà tu nel saggio qualche soluzione la proponi. Quindi la domanda potrebbe essere: quali soluzioni abbiamo? Quali contromisure nei confronti di questi, diciamo, pochi che ci vogliono un po' come dei robot? La prima soluzione è spegnere la TV, perché in effetti noi pensiamo no, dico, e qui mi trovi d'accordo. Spegnere la TV, perché in effetti quello che mandano in onda in TV è tutto un meccanismo di propaganda per farci credere che il mondo sia diverso da quello che viviamo, insomma, no? E per farci vedere che comunque chi ci governa lo fa per il nostro bene, chi ha portato avanti una pantomima lo ha fatto e voleva salvarci tutti con un siero magico salvavita, eccetera. E quindi questa è la prima cosa, non credere a ciò che viene dalle TV. Io come sociologo ho studiato comunicazione e mass media e veramente noi a sociologia non studiavamo marketing, noi studiavamo come loro attraverso dei fenomeni prendevano in giro il popolo, come manipolavano il popolo. Invece chi studia marketing studia come manipolare il popolo, no? Che è un meccanismo totalmente opposto. E quindi la prima cosa è cercare di allontanarsi, cercare di trovare delle fonti proprie da non da valutare, da portare avanti, da collegare con altre cose, eccetera, e comprendere la tua dimensione di verità. Io ho iniziato a scrivere per questo modo, per raccontare ciò che avevo dentro e per creare un database di quello che abbiamo vissuto in questi anni. E quindi poi attraverso questo creare una sorta di variabili nuove rispetto a quelle della TV, in cui le persone si possono informare, aprire gli occhi, crearsi una dimensione altra di quella che ci racconta la TV, e poi attraverso poi canali come il tuo, attraverso libri, attraverso crescere anche culturalmente, perché loro perché la vogliono distruggere la cultura? È perché persone che poi, i quartieri in cui c'è la depressione sociale
sono quartieri in cui la gente comunque vive alla giornata, non studia, non si aggiorna, ma non lo fa perché non è motivata a farla, cioè la società già gli ha detto non crediamo in te, non crediamo in voi, siete la parte che vorremmo nascondere di questa società, e quindi si attuano questi meccanismi. E la via d'uscita è proprio quella, cioè non studiare per la competizione del titolo perché io devo prendere il voto più alto, devo studiare per se stessi, no? Io per esempio, ed è un complimento che faccio a te, no? E lo sai, te l'ho detto, alcune cose che ho scritto nel libro, l'ultimo, Lezione immaginata, ho preso ispirazione da alcune trasmissioni che hai mandato tu, perché delle cose magari tu ce l'hai là per qui da qualche parte della testa, poi le senti dire un altro e le posizioni al posto giusto, no? E quindi pian piano inizi a creare questa tua dimensione altra della realtà, no? Sommariamente io ho una dimensione della realtà che è diversa dalla tua, però cioè, combaciano, sono quasi vicine e sono totalmente diverse da quelle che ha una persona che guarda soltanto la TV e insomma crede soltanto in quello. Sì, sì, questo è un fenomeno che in questi anni si è accentuato, cioè pur con le diversità che ciascuno ha, diciamo, quelli che hanno fatto certe scelte in questi anni si trovano, si comprendono, come è successo a me e a te, per esempio, e così come quelli che invece ne hanno fatte altre oramai sono distantissimi, distanti a tutti i livelli, no? Energetico, se provi a parlarci assieme. Io lo sperimento andando a scuola, oramai i miei colleghi in gran parte per me sono dei totali estranei, cioè li saluto e questo immagino lo possa sperimentare anche tu e molti di coloro che ci ascoltano, no? E il tuo libro in qualche modo è un manuale che consente anche di raccapezzarsi per quelli che hanno fatto una scelta simile alla nostra e probabilmente gli altri neppure lo recepirebbero un testo di questo tipo, cioè si è creato, credo, non so cosa pensi tu, una netta separazione. Allora, si è creata una netta separazione, però la bugia è diventata così grande che ormai anche chi guarda la TV, quando va a fare il calcolo matematico 1 più 1, no, che prima una volta in matematica faceva 2, e tu oggi mi dici che fa 55 o 22, cioè inizio a ridere. E purtroppo la televisione sta mandando questa realtà qua, e quindi anche chi ha creduto alla narrazione del 2020 sta iniziando ad aprire gli occhi a vedere anche il mio libro in maniera diversa. Tanto io testimonio da lettore, visto che comunque leggo sempre più volte ciò che viene presentato sul canale, che un libro intanto che non spaventa i non lettori, perché sono 100 pagine, ma 100 pagine snelle, leggibili, anche per chi non è abituato alla lettura, ma nello stesso tempo non è assolutamente un libro superficiale o semplicistico e quindi abbraccia molti aspetti. Tu peraltro l'hai detto molto bene. Comunque direi che il tuo libro, oltre che essere da consigliare, almeno noi lo consigliamo, secondo me potrebbe essere un libro di testo da usare a scuola, un po' a tutti gli ordini e gradi, perché stura un pochino le menti, anche quelle magari un po' più otturate in questa fase. Lascerei comunque a te, come faccio con tutti gli ospiti, la conclusione, se magari hai una riflessione, un pensiero, uno spunto che non abbiamo toccato e che desideri lasciarci. Ma la riflessione è sempre quella di guardare l'altro dove sta, no? Cioè, non possiamo vivere una vita così, cioè, in mezzo agli altri senza vedere gli altri dove stanno. Secondo me è importante, sia se sei un insegnante, sia se sei un genitore, sia se sei e capire le ragioni dell'altro, no? Allora, qualora riuscissimo ognuno di noi a fare questo, ci ritroveremo tutti in un mondo migliore, perché fondamentalmente poi manca empatia, no? Cioè le persone hanno perso empatia e quindi non sanno neanche l'altro dove sta, non sono interessati a sapere che cosa pensa l'altro
E poi hanno perso anche di curiosità, l'abbiamo detto prima, no? Non sono curiose, non sono... Sapere l'altro dove sta è comunque una forma di... Cioè io sono curioso nel sapere tu dove stai, no? Cioè come stai, dove stai, cosa stai vivendo, cosa hai vissuto, no? Aspettando che l'altro poi abbia la forza di dircelo, perché poi spesso a volte invece uno non ha neanche questa pazienza. Cioè, io ho sempre detto l'educatore è come un pescatore, cioè praticamente sta lì, butta la canna, no? Butta l'amo e aspetta che sia il momento giusto, perché deve arrivare il momento giusto, no? Il momento giusto, io parlando di interventi, esistono tanti interventi educativi, no? Io quello che condivido di più è quello asimmetrico, cioè nel senso che proprio è la metafora del pescatore, cioè aspetto che tu abbia bisogno di me e quindi vieni ad aprirti. Non è che ti faccio una violenza nel dire, senti Marco, mi devi dire come stai, mi devi dire come stai, ma se non me lo dici è perché non sei capace di... No, questi sono i discorsi. No, io ti faccio vedere che sono una persona in grado di accogliere, no, le tue sofferenze, le tue difficoltà, di aiutarti a elaborare, di essere capace di aiutarti a elaborare quello che stai vivendo. Ma come un pescatore sto là seduto con la canna, con l'amo gettato a mare e aspetto che tu venga da me a... Quindi ti ripeto, c'è l'augurio veramente di vedere l'altro dove sta e di interagire con l'altro in empatia. Grazie, io direi che è la migliore conclusione. Mm. Grazie davvero Grazie e a te. naturalmente ringraziamo chi è stato con noi adesso e anche chi magari seguirà la trasmissione in un secondo momento. Se vi è piaciuto ciò che avete ascoltato, vi invitiamo, se volete, a condividere il video, a mettere un mi piace o a commentare. Grazie a tutti e grazie a te, Giuseppe. Buona Grazie. serata. Ciao, buona serata.